Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo di nuovo il volantino della Lidl con l'uscita degli utensili Parkside nel periodo compreso fra il 4 e il 10 luglio 2022. Troveremo... Mamma mia che prezzi! Va bene, ragazzi, i prezzi sono aumentati, questo è evidente. Troveremo tantissime uscite interessanti, alcuni utensili che erano già usciti e che da tanto tempo aspettavamo, qualche novità davvero interessantissima, tipo la chiave a cricchetto a batteria, ma mettiamo il volantino sul bancone e guardiamo uno ad uno cosa ci proporranno. Iniziamo. E allora ragazzi, eccoci quindi a pagina 18 del volantino. In alto a sinistra troviamo il primo attrezzo per il fai da te, quindi il trapano battente ricaricabile. Si tratta di un piccolo trapano a batteria con batteria da 12 volt. Tutte le batterie che trovate per questi utensili sono della linea X12 V-Team e potete utilizzare indipendentemente la batteria da 2 oppure la batteria da 4 A con questi utensili, e potete ricaricare con il caricabatterie da 2 A sia la batteria da 2 che quella da 4, quindi nessun problema di compatibilità. Ma guardiamo questo trapano. Allora, è un trapano utilizzato prevalentemente per fare i fori sul cemento. Si può utilizzare anche come avvitatore perché è dotato anche di un mandrino che abbia la possibilità di stringere le punte con codolo rotondo e codolo esagonale. Ma l'innesto che troviamo nel mandrino, quindi l'innesto incorporato, è SDS. Guardiamo però le caratteristiche tecniche. Quindi avrà una potenza di percussione di 1 joule e tramite il mandrino opzionale possiamo serrare punte che abbiano un diametro massimo di 10 mm. In dotazione troveremo anche due punte per il calcestruzzo da 6 e da 8 mm, due punte per il legno con il codolo rotondo, 4 punte da cacciavite, quindi gli innesti con il codolo esagonale da 1/4 di pollice, e che avranno una lunghezza di 50 mm anziché 25 mm come sono solitamente gli inserti più piccoli. Costerà 39 euro. Allora, io non ricordo esattamente i prezzi di tutti gli utensili che adesso vi farò vedere, ovviamente li ho comprati in periodi differenti, poi ci sono state delle uscite con alcuni aggiornamenti, ma questa volta i prezzi sono aumentati davvero. Per quelli che riuscirò a recuperare, eventualmente metterò un confronto fra il prezzo di prima e il prezzo di ora, ed in realtà la differenza di prezzo c'è, oscilla tra 10 e 15 euro per la maggior parte degli utensili. Considerate che sì, è vero, è aumentato il costo dei trasporti, i costi delle materie prime, il costo del carburante, insomma gli aumenti ci sono stati anche per le aziende. Come sono aumentati gli utensili della Lidl, sono aumentati anche gli utensili che trovate nei Brico e nelle ferramenta, quindi in proporzione ancora conviene, ma se i prezzi continueranno ad aumentare, ovviamente il rapporto qualità-prezzo non sarà più lo stesso rispetto a prima. Comunque, continuiamo a vedere anche gli altri utensili. In basso a sinistra troviamo il trapano avvitatore con mandrino separabile, 24,99 euro. Questo ve l'ho già recensito diverse volte, come vi ho già recensito anche quest'altro, che l'ho pure confrontato con il modello X20 V-Team. Quindi questo ha la possibilità di utilizzare un innesto esagonale da 1/4 di pollice e inserire al suo interno un bit che sia da 50 che da 25 mm, ma con l'inserto da 25 mm possiamo montare il mandrino e utilizzarlo, quindi sfilando il mandrino dal suo alloggiamento, per poter praticare un preforo con una punta di trapano e poi avvitare all'interno del preforo utilizzando il bit al suo interno. Verrà venduto anche questo senza batterie e senza caricabatterie. Avrà 28 Nm di potenza e alla prima velocità avremo un numero di giri compreso fra 0 e 350, invece alla seconda velocità avremo un numero compreso fra 0 e 1300. Comunque vi lascio il link alla recensione per poter vedere questo prodotto e vedere come si comporta. Qua sulla destra troviamo dei set di punte per trapano, 11 pezzi, 4,99 euro. Sicuramente non saranno drittissime, però permettono di svolgere diversi lavoretti, quindi per fare dei lavori occasionali con 4,99 euro si può avere una buona scorta. Questo invece è un set di punte per trapano SDS, quindi l'innesto adatto per poter essere utilizzato con questo tipo di trapano a percussione. Costeranno 9,99 euro, essendo performance dovrebbero avere delle prestazioni migliori rispetto per esempio a quelle che vengono date in dotazione. Solitamente con le punte di trapano della linea performance mi sono trovato bene e ho riscontrato che effettivamente la qualità è superiore rispetto a quelle che non siano performance. In basso troviamo le batterie che vi ho fatto vedere poco fa, quella da 2 A compresa di caricabatteria 19,99 euro, quella da 4 A invece costa 24,99 euro. A destra troviamo il caricabatterie, è un caricabatterie doppio che permette di ricaricare due batterie contemporaneamente, scontato di 5 euro, scende da 19,99 euro a 14,99 euro. Andiamo verso l'alto e troviamo la sega circolare mini, una piccola sega circolare che già vi ho recensito, anche per questa vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Monta delle lame da 85 mm di uso comune, ha un avvio morbido, quindi una sorta di soft start, e una lampada da lavoro integrata
striata che illumina la zona di lavoro. Avrà una battuta parallela che ci consente di eseguire il bordo della tavola che stiamo tagliando ed è possibile inclinare l'angolo di taglio fino a 45 gradi. Andiamo ancora verso l'alto e troviamo una pialla ricaricabile da 12 volt a costo di 39 euro. Questa va utilizzata per piccoli listelli. Questo tipo di pialle permettono di far girare delle lame che asportano del materiale, producono tantissimi trucioli ed è possibile utilizzarla, anzi è conveniente e consigliato utilizzarla con un aspirapolvere per evitare di sporcare tutto il laboratorio. Ma avendo una larghezza di piallatura di sole 56 mm, ovviamente non è indicato per lavorare su tavole grandi, è più indicato appunto per piccoli listelli, fare dei lavoretti rapidi. Ha un motore brushless, quindi durerà tantissimo, non si possono consumare le spazzole al suo interno perché appunto sono assenti. La profondità di battuta va da 0 fino a 17 mm e invece la profondità di passata è regolabile da 0 fino a 2 mm. In dotazione ci saranno due lame già montate, un adattatore per l'aspirapolvere e due chiavi per il montaggio delle lame. E a destra ritorna la mia amica fresa verticale ricaricabile, anche questa con un aumento di prezzo, 44 euro. È una piccola fresa che ci permette di fare dei lavoretti sul legno, comunque materiali morbidi in generale. Allora, io questa l'ho provata, l'ho già recensita, ho fatto ben 2 recensioni, ho fatto anche un confronto con un'altra fresatrice ricaricabile e niente ragazzi, i modelli che ho provato io non sono andati bene, non avevano la forza sufficiente, secondo me non andavano bene, dal mio punto di vista io non sono rimasto soddisfatto. Ma la cosa più grave è che su tutti e tre i modelli, più quella che ha un amico che presenta lo stesso problema, c'è il tastino che blocca l'alberino, quindi la rotazione, e che ci permette di svitare il dado per estrarre la fresa, che a un certo punto smette di funzionare, quindi si preme ma non blocca l'alberino, quindi alla fine rimarrà la fresa incastrata al suo interno. Questo purtroppo è un problema, spero che con i modelli nuovi lo abbiano risolto, perché effettivamente rimanere con la fresa all'interno della fresatrice non è una cosa piacevole. Speriamo comunque che abbiano migliorato anche le prestazioni, anche se essendo 12 volt non possiamo immaginarci di avere una fresatrice a corrente elettrica o chissà che cosa, però se almeno non rimanesse bloccato sarebbe il top, quindi da vedere come sarà il modello nuovo. In dotazione troveremo anche delle frese, quindi guardiamo da vicino cosa c'è scritto in questa didascalia. Adatta per le comuni frese con albero da 6 oppure 8 mm, facile sostituzione dell'attrezzo grazie al bloccaggio integrato del mandrino, battuta di profondità regolabile a piacere, numero di giri a vuoto 19.000 al minuto. Andiamo nella pagina successiva e troviamo l'utensile multiuso ricaricabile. Questa è una nuova versione, si vede infatti che c'è una differenza per quanto riguarda il LED sulla parte frontale, però il funzionamento, comunque il sistema, è praticamente lo stesso. Verrà venduto con in dotazione alcuni accessori che ci permetteranno di fare dei tagli oppure di levigare, un accessorio che ci serve per aspirare tutti i trucioli della polvere che si va formando ed è ideale per tutti quei tipi di lavori nei quali è necessario avere la comodità di arrivare con la lama raso terra. In questo caso, come vedete, con le vibrazioni stanno rimuovendo della resina, del parquet, non riesco a capirlo dalla fotografia, comunque permette di rimuovere del materiale direttamente dal pavimento. È utile per tagliare i bordi dei battiscopa e tanti altri tipi di lavoro, forare al centro di una tavola, tagliare anche il metallo, eccetera. Costerà 34,99 euro e lo stesso giorno troveremo in vendita anche gli accessori compatibili per questo utensile multiuso al costo di 7,99 euro. Ci saranno degli accessori specifici per le piastrelle, accessori specifici per il legno, eccetera. Torna molto utile in diverse circostanze. Sulla destra, con un aumento di prezzo anche in questo caso, torna la piccola smerigliatrice angolare ricaricabile. Questa ve l'ho già recensita, ragazzi, ne abbiamo parlato tante volte, lo vedete sempre alle mie spalle, ne possiedo qua nel mio laboratorio ben 3. Considerate che lo utilizzo sia per tagliare, lo utilizzo col disco abrasivo, insomma ragazzi è un piccolo utensile che in tutte quelle occasioni nelle quali non dobbiate tagliare dei tondini grossi oppure del materiale molto spesso, torna utilissimo perché è maneggevole, pratico e funziona bene. E vi lascerò ovviamente il link per andare a vedere i video che ho realizzato. Lo stesso giorno troveremo anche degli accessori, 3,99 euro, quindi mola da taglio diamantata per legno, per metallo oppure una mola abrasiva. Poi troviamo anche utensili da lavoro, quindi delle punte autocentranti, degli estrattori per viti, questi ve li ho già recensiti, quindi vi lascio il link pure di questi accessori, set di frese a tazza, questi sono effettivamente un po' troppo economici, e un albero flessibile che non è altro che una prolunga che va messa nel mandrino dell'avvitatore e quindi ruotando una parte ruoterà anche la parte più estrema e ci permetterà di avvitare in punti difficilmente raggiungibili. Questo invece è un mandrino angolare che serve per avvitare con delle angolazioni di circa 90 gradi in punti pure difficilmente raggiungibili, per esempio all'interno dei cassetti,
metti sotto delle mensole, eccetera. E questo, ragazzi, questo è il mio sogno, lo aspetto da tantissimo tempo. Si tratta dell'avvitatore ricaricabile a cricco. Cosa è? È un utensile che permette, tramite la pressione di questo tasto, di far ruotare la parte frontale nella quale va collegata una bussola. E poi quando finisce di stringere, di girare, considerate che arriva a 50 Nm come coppia, se vogliamo possiamo continuare a stringere manualmente. E ho visto diverse recensioni di altre marche, questo non l'ho mai provato, come non ho mai provato nemmeno quelli di altre marche, però mi ingolosisce tantissimo. Peccato che anche in questo caso il prezzo non sia bassissimo, 34,99 €. Comunque avrà un numero di giri regolabile a piacere, avrà un interruttore per la rotazione in senso orario e antorario, un po' come gli avvitatori normali, quindi spostandolo a destra o a sinistra decideremo il senso di rotazione. È presente anche una lampada a LED per illuminare la zona di lavoro e sarà presente anche un indicatore di carica della batteria su 3 livelli, ovviamente è compatibile con tutti gli accessori, quindi si riferisce a bussole eccetera, che abbiano un innesto quadro da 3 ottavi e da mezzo pollice. Spero di riuscire a trovarlo perché mi piace davvero tantissimo e il numero massimo di giri a vuoto è di 250 a minuto. Ma andiamo alla pagina successiva. Troviamo finalmente la motosega ricaricabile con motore da 12 volt. Ragazzi, questo l'ho recensita pure e l'utensile merita davvero. È una piccola sega, loro la chiamano motosega perché ha un motore comunque, quindi motosega, e che ci permette di potare dei rami, come vedrete nella mia recensione, anche rami di ulivo. Funziona molto bene sia con batterie da 2 che con batterie da 4 A. In dotazione troverete sia l'olio, 50 ml di olio specifico per le motoseghe, una protezione per la lama e il tutto sarà contenuto all'interno di una valigetta. Ragazzi, andate a guardare la recensione per vedere quanto sia spettacolare questo prodotto. E a fianco troviamo il tagliasiepi ricaricabile a costo di 29,99 €. Quest'anno ne sono uscite diverse versioni, questa però ha la batteria da 12 volt, quindi un utensile che viene ripetuto ma con caratteristiche differenti. Avrà un numero di giri a vuoto di 1200 al minuto e una lunghezza di taglio di 35 mm. Ha una lama laser cut con protezione anti-urto, si è incluso anche un fodero per proteggere la lama. Più in basso troviamo dei pantaloni corti da lavoro con i tasconi laterali e sulla destra troviamo anche la cesoia ricaricabile per erba e cespugli. Questo dovrebbe essere il modello, sì, è il modello che ci permette intanto di ruotarla di 180 gradi, quindi di lavorare con comodità, e ha in dotazione sia la lama frontale, che praticamente fa questo movimento, che è una lama che fa lo stesso movimento del tagliasiepi. Costerà 29,99 € e la lunghezza di taglio sarà di 12 cm. Avrà anche un manico allungabile con delle ruote e un allungamento del manico telescopico 2. Penso sia 2 metri. Comunque hanno dimenticato di aggiungere l'unità di misura. Va bene, comunque ha il manico telescopico, quindi ci permette di regolare la lunghezza dello stesso e quindi possiamo utilizzarlo come un piccolo tagliaerba un pochettino in miniatura. Comunque sinceramente l'ho utilizzato perché lo possiedo ma senza questo accessorio e personalmente mi ritengo soddisfatto, anche se è piccolino, però fa il suo. Ancora più avanti troviamo il tosaerba elettrico che non ho mai utilizzato al costo di 69 €. Leggiamo la didascalia: lunghezza di taglio 32 cm, capacità del sacco di raccolta 30 litri, altezza di taglio regolabile su 3 livelli, quindi 20, 40, 60 mm e manubrio di guida regolabile in altezza. Poi ha un sistema che permette di tagliare in modo preciso vicino ai bordi del prato, un sistema di scarico della tensione e dovrebbe avere 1300 watt come assorbimento. Andiamo invece da quest'altro utensile, quindi tagliabordi elettrico, 34,99 €, diametro di taglio 30 cm, spessore del filo 1,4 mm. Ha un sistema di avanzamento del filo automatico, il manico è telescopico, regolabile di 29 cm e la testa del tagliabordi è inclinabile in 6 posizioni differenti e avrà 550 watt di assorbimento. Questo invece è un correttore posturale che aiuta per tutti quei lavori che vanno fatti, per esempio chinati sui bordi delle aiuole, eccetera, per non stancarsi la schiena. Ancora a destra troviamo invece il tubo per irrigazione estensibile. È un tubo praticamente elastico che permette di raggiungere una lunghezza quando viene dilatato, quindi tutto stirato, fino a 30 metri, invece quando è retratto è di 10 metri e costerà 19,99 €. Non l'ho mai utilizzato, l'ho sempre visto esposto, ma prima o poi mi sa che mi convincerò e lo acquisterò. Questo invece è un piccolo computerino, quindi un computer per irrigazione a batteria. È programmabile, permette di gestire quando deve avviarsi l'irrigazione e quando deve spegnersi. Anche questo non l'ho mai utilizzato, però da quello che vedo raffigurato sul display, insomma, capisco che ci sono dei programmi che permettono appunto di gestire questa programmazione di irrigazione. Avrà una durata di irrigazione minima
di 1 minuto e massima di 9 ore e 59 minuti. Il ritmo di irrigazione va da giornaliero a settimanale e in dotazione ci saranno anche questi innesti specifici per i tubi da giardino. Più in basso troviamo invece un irrigatore a 4 zone della gardenia. Questo dovrebbe avere un funzionamento molto semplice perché va semplicemente piantato sul terreno e poi tramite la selezione che va fatta con la rotella, come praticamente la pistola da giardino per irrigare, di decidere quale tipo di getto dobbiamo avere, quindi con diversi tipi di raggio eccetera eccetera, ma non l'ho mai utilizzato. Questi invece sono connettori per irrigazione a costo di 2,49 €. Dal colore sembrerebbe metallo tipo alluminio, ma ipotizzo che sia plastica che abbia questo colore. Allora, questo è un deviatore con 2 uscite, è possibile decidere quale dei 2 aprire. Questo invece ci permette di erogare l'acqua e possiamo decidere se avere un getto potente oppure regolare fino ad avere una nebulizzazione fine. Questi sono invece dei connettori, degli adattatori, sempre con innesto tipo da giardino. E ancora più avanti troviamo una pompa per cisterna a costo di 59 €. È inserita all'interno di una cisterna e ci permette di erogare dell'acqua con un interruttore a galleggiante per lo spegnimento automatico in caso di livello dell'acqua troppo basso. Quindi dalla didascalia leggiamo che serve per il prelievo dell'acqua da cisterne di raccolta, dell'acqua piovana, filtro integrato, tubi in alluminio anticorrosione, estremità flessibile del tubo con protezione antipiegatura e valvola di chiusura, 400 watt di assorbimento. Ancora più in alto sulla destra troviamo un faro LED con rilevatore di movimento, 6500 gradi Kelvin, quindi una luce bianca diurna e emetterà 10.000 lumen, al costo di 19,99 €. E nell'ultima pagina, per il super weekend, troviamo set di punte da trapano a 3,49 €. Ci saranno le punte coniche a gradino, le punte a fresa, punte con svasatore che permettono quindi di praticare il foro e avere la svasatura per inserire la testa all'interno del legno, più delle punte Forstner e queste altre punte che servono per ottenere dei cilindretti in legno che possono essere utilizzati a mo' di spina o comunque per creare dei tappi e quindi andare a recuperare il foro realizzato per esempio anche con le punte Forstner. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo volantino? Sicuramente gli utensili proposti sono tantissimi e sono tutti interessanti. Peccato che ci siano queste condizioni che hanno portato un po' l'aumento in tutti i settori. Anche all'Idel purtroppo ci sono stati questi aumenti che sicuramente non ci fanno piacere e speriamo che la situazione migliori a più presto e che si possa tornare ai prezzi precedenti, altrimenti la convenienza alla quale siamo abituati effettivamente svanisce. Comunque, cosa dire? Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi invito anche ad iscrivervi al mio canale Telegram, vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione, dove troverete anche i video delle varie recensioni degli utensili. Tantissimi di questi utensili li ho già recensite, se non identici comunque la versione precedente è praticamente uguale con lo stesso funzionamento. Quindi a questo punto vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!